Il cappellino in raffia per la bimba con il fiocchetto in raso è davvero bellissimo, unito poi al cappello gemello per la mamma è davvero una idea sensazionale. Così mamma e figlia faranno mostra della loro eleganza. Io vi invito all'iscrizione al canale, ad attivare la campanella e a mettermi un like. Vi lascio al tutorial e se avete difficoltà lasciatemi un messaggio, vi risponderò. Ho utilizzato raffia naturale in colore verde della Tessiland, 200 grammi sono stati sufficienti per entrambi i cappellini. Io per lavorarla ho utilizzato l'uncinetto numero 4, voi se siete più comodi potete utilizzare un uncinetto anche più grande o più piccolo come preferite. Prima di cominciare voglio consigliarvi di accartocciare tra le mani la raffia e stropicciarla così come vi sto mostrando e man mano che andate avanti arriva altro filato fare la stessa cosa. Questo per rendere la raffia più morbida e quindi più facile da lavorare con l'uncinetto. Questo è un piccolo segreto che tra parentesi ho scoperto lavorando io stessa. La raffia è prodotta dalle foglie di questa palma e che praticamente viene prodotta e lavorata completamente in maniera artigianale, ha un bassissimo impatto ambientale, dunque utilizzarla significa anche rispettare l'ambiente. Iniziamo così con un anello magico. Incrociamo il filato come vi mostro, inseriamo l'uncinetto, peschiamo il filo e realizziamo le prime 3 catenelle. Proseguiamo a maglia alta, ne realizziamo 11. Contando le prime 3 catenelle in totale avremo 12 maglie alte. Alla fine, dopo aver realizzato i 12 punti alti, tiriamo la codina e chiudiamo il cerchio magico. Ci fermiamo sulla terza catenella dell'inizio del giro inserendo l'uncinetto e realizzando una maglia bassissima. Abbiamo così chiuso il primo giro. Ci alziamo con 3 catenelle, facciamo una maglia alta lì dove ci siamo chiusi, abbiamo realizzato un aumento seguito da una catenella. Di nuovo entriamo nel punto successivo e realizziamo 2 maglie alte. Una e 2 seguite da una catenella. Continuiamo così per tutto il giro. Finito il secondo giro mi chiudo con una maglia bassissima, poi mi sposto nell'archetto successivo formato da una catenella con le maglie bassissime, quindi faccio 2 maglie bassissime e mi porto qui nell'archetto di una catenella. Qui mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e poi ne realizzo altre 2 per un totale di 3, tutte nell'archetto. Ora per la versione baby faremo una catenella di separazione, per la versione adulta ne facciamo 2, quindi 3 maglie alte,
e per baby una catenella, per l'adulto 2. Ho finito il terzo giro, vado a cominciare il quarto che è gemello del terzo, quindi avremo sempre 3 maglie alte e una catenella per baby, 3 maglie alte, 2 catenelle per mami. Ora io vado a chiudere il terzo giro, volevo mostrarvi un modo per evitare le maglie bassissime e per doversi spostare nell'archetto successivo, rimanendo qui nell'archetto di chiusura. Faccio così, dobbiamo fare una catenella per il baby, allora realizziamo un punto basso e quindi ci chiudiamo e restiamo posizionati al centro dell'archetto. Per mami invece dobbiamo fare 2 catenelle, dunque andremo a realizzare una mezza maglia alta. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto dove ci chiudiamo normalmente, prendiamo di nuovo il filo e realizziamo una mezza maglia alta. Abbiamo ottenuto così una maggiore ampiezza e sostituiamo le 2 catenelle con la mezza maglia alta. La catenella per baby la sostituiamo con un punto basso. A questo punto ricominciamo il giro dall'archetto di chiusura con le 3 catenelle normalmente, poi procediamo con 3 maglie alte, una catenella per il baby e 2 catenelle per mami. Chiudiamo il quarto giro come vi ho indicato poco prima con la mezza maglia alta, perché questa è la versione adulto. Come vedete il cappello sta già prendendo la sua forma bombata. Ora qui ci alziamo con 3 catenelle. Per la versione baby qui realizziamo 3 maglie alte, per la versione adulta ne realizziamo 4, quindi sono 2, 3 per il baby e 4 per l'adulto. Le catenelle di separazione sono 2 per baby, 3 per l'adulto, per mami, e quindi ripercorriamo di nuovo tutto il giro ripetendo il nostro modulo 3 più 2 o 4 più 3. Ho terminato pure il quinto giro. Da questo momento in poi i 2 cappelli, quello versione mami e quello versione baby, viaggeranno all'unisono, quindi abbiamo ottenuto in questi 3 giri un allargamento della calotta sufficiente per l'adulto e dunque non ci sarà bisogno di ulteriori aumenti. Dunque io vado a chiudere il giro, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e io sto facendo la versione adulta, quindi sono 3 le catenelle, qui farò la maglia alta. Per la versione baby le catenelle sono 2, quindi ci sarà bisogno di una mezza maglia alta, quindi vado a chiudere e mi posiziono quindi nell'arco delle 3 catenelle, nell'arco della chiusura, mi alzo con 3 catenelle e realizzo una maglia alta. Con le 3 catenelle di inizio giro ho 2 maglie alte nell'archetto, una catenella di separazione e poi altre 2 maglie alte nello stesso archetto. Quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella di separazione e procedo così
per il resto del giro. Finisco il sesto giro con un punto basso a sostituzione della catenella. Rientro nell'arco, comincio il settimo giro realizzando prima le 3 catenelle, poi rientro qui e realizzo altre 2 maglie alte. E una catenella, 3 maglie alte nell'archetto di una catenella che segue, una catenella. Ora non c'è più differenza tra il cappello baby e mami, quindi possiamo lavorare tranquillamente alla stessa maniera sia l'uno che l'altro. Chiudo il settimo giro con una maglia bassa, mi alzo con 3 catenelle, comincio l'ottavo che è gemello del settimo, quindi sempre 3 maglie alte in ciascun archetto formato da una catenella e una catenella di separazione. Quindi 3 maglie alte, una catenella, vado nell'archetto successivo, 3 maglie alte. E procedo così fino alla fine del giro. Chiudo l'ottavo e comincio il nono come al solito con le 3 catenelle. Poi 2 maglie alte nell'archetto, per un totale di 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Procederò così per l'intero giro. Con il nono giro il cappellino baby è finito. Ora solo per la versione mami continuiamo con il 10° e 11° giro che sono uguali, quindi ci alziamo con 3 catenelle e nell'arco delle catenelle sottostanti realizziamo in tutto 3 maglie alte, contando come maglia alta anche le 3 catenelle che abbiamo appena realizzato, quindi 3 maglie alte nell'archetto separate da 2 catenelle. Andiamo nell'archetto accanto e realizziamo di nuovo il modulo di questo giro, che sarà sempre 3 maglie alte separati da 2 catenelle, quindi 1, 2, 3 maglie alte e 2 catenelle di separazione dal successivo modulo. Eccolo completato, molto bello. Vi voglio dare un suggerimento: nel caso vi risulti grande, il quinto giro lo potete fare uguale baby e mami. Vi lascio, vi saluto, vi ringrazio se vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, lasciatemi un like e ci vediamo alla prossima realizzazione. Vi voglio far vedere il cappellino versione bimba, quanto è carino ed elegante, insieme a quello della mamma è davvero fantastico. Eccoli, ve li mostro completi ed insieme, sono davvero molto carini ed eleganti.